Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Ci avviciniamo all'estate, periodo propizio per poter fotografare la Via Lattea, anche perché comincia a sorgere dall'orizzonte in questo periodo. Ora siamo a fine aprile, quindi fine aprile-maggio la vedremo un'ora un po' tarda, verso le 2:30, le 2 di notte, così. Se non vogliamo fare una levataccia, aspettiamo tranquillamente fine giugno, tutto il mese di luglio, agosto e inizio settembre. Potremo fotografarla molto più semplicemente perché sorgerà a un orario più decente, quindi verso le 22:30, 23 avremo modo di fotografarla. Cosa ci serve per poter fare una bella foto? Allora, innanzitutto dobbiamo scegliere una location, un posto dove non c'è inquinamento luminoso, quindi lontano dalle città, un posto di campagna, un posto isolato, un posto molto buio per poter apprezzare la volta celeste. E poi dobbiamo tener conto che non ci sia la luna, che la luna sia sotto l'orizzonte, in modo da poter lasciare il cielo più buio possibile. Ci servirà un cavalletto, un treppiedi, per stabilizzare la nostra fotocamera, visto che opereremo con tempi molto lunghi di esposizione, e poi tanta pazienza per tirare fuori un bello scatto. Ovviamente vi suggerisco di fare prima un sopralluogo nel posto dove volete scattare la vostra foto, anche per rendervi conto la visuale se è libera verso sud, perché sarà verso sud la Via Lattea, e un po' vi rendete conto dell'ambiente circostante dove potete piazzare la vostra fotocamera, se il terreno è libero e tutte queste cose qui. Va bene, tutti questi parametri sono già a posto, ma adesso come si fa veramente una foto alle stelle? Come si mettono a fuoco le stelle? Vi faccio vedere. Allora, sul nostro obiettivo selezioniamo Manual Focus, fuoco manuale. Dopodiché vogliamo vedere la scena sul display, quindi attiviamo il Live View, così cerchiamo una stella abbastanza luminosa e con lo zoom, tasto a destra qui su, cerchiamo di ingrandire l'inquadratura, eccola qui. E poi con la ghiera dell'obiettivo dobbiamo cercare un'impostazione, girarla finché il puntino sia il più piccolo possibile. Il nostro fuoco sarà così fatto. Impostiamo il selettore in manuale, mi raccomando. Nessuna di queste altre modalità va bene per fotografare il cielo notturno. Manuale. Allora, come imposto la fotocamera per lo scatto notturno delle stelle? Allora, innanzitutto in manuale, come abbiamo detto. Poi, tempo di scatto, andiamo sui 15 secondi circa. 15 secondi vanno bene perché un tempo maggiore mi rischia poi di far vedere la scia della stella, no? Il puntino preciso. Quindi intorno ai 15-20 secondi va bene. L'apertura del diaframma F2, massima apertura che ti permette l'obiettivo. Ovviamente se avete un obiettivo che la massima apertura è 3,5, usate quello. Questo obiettivo qui Tokina mi permette di scendere a F2. Niente, l'ISO sui 2005 va bene, 2005, 3002, quello dipende un po' dalla situazione ambientale che trovate. Comunque in linea di massima 2005, 3002 vanno bene. Poi la temperatura del colore, questo K qui, io non la lascio in automatico, la modifico da qua. Di solito la porto a 3200, 3400. Questo perché? Perché in questo modo il cielo mi verrà, invece che quel marroncino scuro, verrà un cielo un pochino più tendente al blu, molto più bello da vedere. Poi potete farlo anche in post produzione, poi cambiare la temperatura del colore. Comunque insomma, io qui 3200, 3400. One shot, punti di messa a fuoco, questo non importa, tanto siamo al manuale. E poi in modalità RAW invece che JPEG, questo per facilitare dopo la correzione di qualche piccolo errore in post produzione. Insomma, abbiamo il file grezzo, quindi possiamo lavorarlo meglio e migliorarlo.
Ecco, diciamo in linea di massima l'impostazione per fotografare le stelle è questa per me, quasi sempre. Benissimo, una volta ottenuto queste condizioni base, possiamo scegliere di fare uno scatto singolo del cielo stellato nel caso in cui noi volessimo pubblicare la foto sui social, quindi su internet, quindi la qualità non deve essere estrema, basterebbe una foto singola. Mentre se invece vogliamo fare una stampa, quindi stampare la nostra foto, fare una gigantografia, diciamo, dobbiamo fare più scatti e impilarli insieme con i programmi che vi faccio vedere, e per ottenere una qualità dell'immagine superiore, quindi per diminuire il rumore digitale della macchina fotografica. Guardate il video che vi suggerisco, lì verrà spiegato passo passo come fare. Quindi potremo ottenere una bella foto del nostro cielo stellato, però da solo secondo me non basta, ci vuole sempre un primo piano, qualcosa di riferimento del primo piano da fare, perché la foto del cielo in se stessa è bella, però se non abbiamo alcuni elementi del paesaggio, che ne so, un albero, una casa, un podere abbandonato o qualcosa del genere, la foto risulterà un po' vuota. In questo caso, come nel tutorial che vi ho suggerito, occorrerà fare anche degli scatti separati agli oggetti in primo piano. Ovviamente utilizzeremo degli ISO più bassi, intorno a 500-600, in modo da avere una definizione maggiore del primo piano e una profondità di campo maggiore, quindi con dei diaframmi un po' più chiusi, a differenza del cielo che verrà scattato col diaframma più aperto possibile, 2.8, quello che avete a disposizione. Il primo piano va fatto con un diaframma più chiuso, quindi un 5.6 va benissimo, e quindi una velocità di scatto poi verrà di conseguenza con l'ISO, e quindi poi dopo uniremo tutte le cose insieme. Quindi per poter fare questa unione di elementi sarà necessario avere diversi programmi tipo Lightroom, Adobe Photoshop e un programma che si chiama Sequator, che serve a unire i più scatti che avete fatto e a eliminare gran parte del rumore risultante dalle vostre foto, che comunque ci sarà anche se avete una macchinetta di qualità. La foto notturna, lavorando a alti ISO, un po' di rumore viene fuori, quindi può capitare che sì, vedete le stelle, ma vedete altri puntini che sono disturbi in realtà, non sono vere e proprie stelle. Nel precedente video che ho pubblicato è completo, lì vi spiegherà passo passo quello che dovete fare per ottenere una foto molto bella. Quindi seguite il link che vi suggerisco e fatemi sapere. Ciao!